Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Facciamo oggi un piccolo step dal calcio, passiamo alla Formula 1 perché volevo parlarvi un attimo di ciò che è successo a Spa-Francorchamps nel Gran Premio del Belgio di domenica. Prima di farlo, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, attivate la campanella se volete restare sintonizzati e mettete un like al video nel caso siete d'accordo con me. Passando al Gran Premio, allora, la Red Bull è stata completamente superiore a tutti quanti, dal venerdì alla domenica a fine gara. Hanno beccato tutti un secondo. Verstappen ha fatto il bello e il cattivo tempo, se voleva andare forte andava forte, se voleva rallentare rallentava. Quando hai una macchina del genere e su un circuito sei nettamente superiore puoi tranquillamente gestire la situazione diversamente, però c'è sempre un però. La Ferrari fino a poco tempo fa strategicamente non era l'ultima scuderia o l'ultima ruota del carro, quest'anno non se ne azzecca una. Non parliamo di tutte le gare tornate indietro, ci sono i miei video sul canale, se volete andarli a vedere. Ne abbiamo già parlato di quanto hanno fatto pietà le strategie Ferrari finora. Però dagli errori bisogna migliorare. Invece la Ferrari dagli errori sembra che gli errori diventino legge. Perché? Per il semplice fatto che ho sempre visto il primo in classifica. Tra il primo e il secondo, le strategie di gara erano quasi sempre simili. Per il semplice fatto che se sei secondo e devi marcare la coda al primo che nel mondiale, in questo caso Verstappen e Leclerc secondo che stava a 80 punti, devi cercare di coprargli le strategie, almeno se gli stai dietro. In quella gara di Spa, che sono partiti 14, 15 e 16 per le penalità, per il cambio di power unit e quant'altro, Verstappen dopo la partenza aveva già recuperato 5 posizioni, Leclerc si è ritrovato nel traffico e va bene. Però a un certo punto della gara, ottavo, nono mi sembra, o settimo, ottavo, è da lì che tu devi fare le stesse cose che fa lui. Per il semplice fatto che gli stai dietro, gli stai a un secondo, 2 secondi che siano, non riesci a tenergli il passo. Devi limitare i danni. Per limitare i danni non puoi fare colpi di testa, dici ma io mi fermo 7 giri dopo, così ho 7 giri di gomme più fresche dopo, quindi puntiamo a quello. Ma se la macchina che hai davanti è un secondo almeno più veloce di te, puoi fare tutte le strategie che vuoi, gli rimarrai sempre dietro. Però se la Ferrari, secondo me, avesse seguito la stessa strategia di Verstappen, seguendo passo passo quello che faceva, Leclerc non sarebbe finito sesto, avresti finito quarto forse. Ma è sempre meglio che finire sesto. Il sesto posto è figlio, per me, al 70% di un'altra strategia, altri colpi di testa che non servono. Non sono mai serviti. Sono serviti, servono solo nel caso tu sei superiore, cioè nel caso sarebbe stata la Ferrari a girare un secondo più veloce, allora ci sta che tu la strategia la cambi e dici ok, io mi faccio 7 giri in più su queste gomme, tanto a gomme usurate giro sugli stessi tempi, a gomme nuove guadagni un secondo, puoi gestirla. Ma se sei la macchina che insegue e per lo più sei più lenta sul giro e sul passo gara, per limitare i danni o per cercare di stargli dietro devi fare le stesse cose che fa lui. Io ripeto, non so nessuno, guardo solo le corse e tiro le mie conclusioni. Se siete d'accordo con me o ci sono informazioni che ho perso e la Ferrari voleva fare qualche altra cosa che io non ho capito, scrivetemela nei commenti perché io arrivato a questo punto non riesco a trovarci niente di buono al muretto Ferrari, ma proprio niente. Anzi, trovo solamente due piloti che hanno perso il sorriso. Sono due gare che comunque sì, Sainz e Leclerc, pure durante le interviste, comunque hanno perso tutto quell'entusiasmo perché quest'anno ne hanno fatte di tutti i colori. Ne hanno fatte di tutti i colori, a parte l'affidabilità che 3 gare non le abbiamo finite perché tra motori e problemi, uscite e quant'altro, però altre 3 o 4 gare le abbiamo buttate strategicamente via.
Normale che Verstappen sta 80-90 punti avanti, capito? Ma non lo so, starà più di 90 punti avanti. Non ho visto le classifiche perché mi sono incazzato talmente che ho spento tutto, non sono nemmeno andato a guardare le standings. Però ripeto, se non cambia questo approccio alla strategia, puoi avere anche una grandissima macchina come la Ferrari quest'anno, perché c'è anche da dire che a livello di monoposto quest'anno per competere con la Red Bull campione del mondo e con la Mercedes che adesso sta tornando a una macchina competitiva, comunque devi avere una grande monoposto. E se a livello strategico eravamo, non dico un top team, ma un team che ne capiva qualcosa, stavamo parlando di altro e secondo me Leclerc non stava a 80 punti dietro, ma una cinquantina e potevi ancora giocarti il mondiale. Quindi questo è il rammarico sono le strategie sbagliate, non riesco a capire, non riesco a trovare il perché. Cioè, sono cose talmente elementari che avrebbe fatto chiunque. Verstappen è sesto e tu sei ottavo, Verstappen si ferma, perfetto, non eri pronto, il giro dopo ti fermi, perderai qualche secondo, perché Verstappen ti girerà un secondo in più nel giro con gomme fresche, però perdi un secondo, non perdi una vita. Cioè, facendo così tu perdi una vita, rischi che la macchina non ti giri come si deve. Poi volevano mettere delle gomme dure che meno male non è stato, non le hanno messe. Prima della prima sosta si sono sentiti 50 volte con la monoposto di Leclerc per vedere che strategia facciamo, la A, la B, la C, la D, la S, la T. A parte il fatto che i team radio sono aperti, quindi ti sentono tutti quanti, primo. Secondo, cioè tu stai a due giri dal fermarti dai box, ancora non si sa, e mi fermo adesso, mi fermo dopo, monto le medie, monto le rosse. Poi si è fatta addirittura la cappellata di dire, ah, mo mi fermo, metto le rosse, punto al giro, punto a prendere il punto per il giro, per il miglior giro. Che poi non è accaduto, ma se tu tutto il weekend sei stato dietro, a parità di gomme sei comunque 6-7 decimi dietro, come volevi fare il miglior giro? Se quello ha girato un secondo e mezzo, ha dato un secondo e mezzo a tutti quanti, ogni giro. Quindi non lo so, forse ci sono i cavalli al box Ferrari e non ci sono gli uomini, che forse i cavalli avrebbero fatto meglio. Lo so, è un piccolo sfogo, però quest'anno ci credevo, per come era iniziato il mondiale, per come stavamo col fiato sul collo della Red Bull, ci credevo, oramai si è chiuso, sicuramente la matematica non ti condanna fin quando non ti condanna, ma non si recuperano mai in Formula 1 90 punti, a meno che Verstappen non scende in pista per 5 gare consecutive e tu le vinci, cosa molto difficile. Comunque ragazzi, questo era quanto per quanto riguarda Spa-Francorchamps. Speriamo nel prossimo Gran Premio almeno di divertirci e di trovare delle strategie azzeccate almeno per vedere un po' di bagarre tra i primi posti della classifica, perché comunque a parte qualche sorpasso Spa-Francorchamps è stato un po' soporifero come Gran Premio, pur essendo uno dei circuiti più belli della Formula 1. Ragazzi, questo è quanto per Spa-Francorchamps, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi sto simpatico e se vi piacciono i miei contenuti. Altrimenti iscrivetevi lo stesso. Ciao!